Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio dove raccontiamo il dietro le quinte del mondo dello spettacolo con calma, rispetto e fatti in ordine. Se apprezzate questo approccio, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenere davvero il progetto, cliccare su Unisciti. Il vostro supporto rende possibili ricostruzioni come quella di oggi, dedicata a due nomi che non smettono mai di far parlare il pubblico, Özge Yağız e Gökberk Demirci. Negli ultimi giorni, le timeline si sono accese per una cena insieme che i due hanno scelto di condividere sui social, ma ognuno a modo proprio. Il dettaglio che ha fatto impazzire i fan è precisamente questo: Gökberk Demirci è noto per la sua spontaneità su Instagram, per quel desiderio quasi artigianale di conservare e condividere i momenti con le persone a cui tiene. Özge Yağız, al contrario, predilige una comunicazione misurata, con post essenziali e una netta separazione tra vita professionale e privata. Il risultato? Due foto diverse, pubblicate a poche ore di distanza, lui in un'inquadratura calda, che lascia intuire un tavolo apparecchiato e un'atmosfera raccolta, lei con uno scatto più neutro, dove l'attenzione va ai dettagli, un bicchiere, una luce morbida, un accenno di sorriso. Una scelta stilistica che racconta tantissimo senza svelare quasi nulla. Chi li segue da tempo sa che questa differenza di stile non è una frattura, ma una modalità di convivenza comunicativa. Özge ha più volte dimostrato quanto tenga a proteggere ciò che può interferire con i progetti in corso, ruoli, contratti, campagne. È convinta, e non ha torto, che la sovraesposizione privata metta a rischio la ricezione del lavoro. Gökberk, invece, usa i social per ringraziare la vita con immediatezza. Quando è felice, si vede. La cena condivisa in parallelo è, in questo senso, un compromesso intelligente. Lei non rinuncia alla discrezione, lui non tradisce la propria sincerità. A scaldare ulteriormente gli animi è stata la presenza di un ospite speciale, il fratello di Özge. In molti si aspettavano una serata a due, ma la scelta di includere un familiare ha spostato i toni dal romantico dichiarato a un intimo domestico. Significa più di quanto sembri. La famiglia, nei momenti in cui una relazione si rilegge e si rafforza, è spesso l'ago della bussola. Portare il fratello a cena, e, dettaglio che non è sfuggito ai più attenti, pubblicare uno scatto con lui il giorno dopo, è un modo di dire: questo legame non ha bisogno di palcoscenici, ha bisogno di casa. Non sappiamo se il fratello approvi o meno Gökberk, e non sta a noi deciderlo. Ma il fatto che fossero insieme parla di fiducia e di desiderio di normalità. Questa immagine distesa contrasta con un ricordo recente che ha segnato profondamente Gökberk Demirci, l'anniversario della morte della madre. Molti di voi ricorderanno quel giorno, la visita in solitudine al cimitero, il silenzio, la foto rubata da lontano che ha fatto il giro della rete e che molti avrebbero preferito non vedere. Solo chi ha vissuto un lutto sa quanto ogni ricorrenza sia una piccola scogliera da superare. Allora rivederlo, oggi, seduto a tavola, con lo sguardo più sereno e in una cornice affettiva che include Özge Yağız e la sua famiglia, ha avuto l'effetto di un balsamo per tanti fan, non perché il dolore scompaia, ma perché recupera un posto accanto alla vita, non al posto della vita. Sul fronte professionale arrivano intanto notizie concrete. Gökberk avrebbe già accettato nuovi progetti, alcuni dei quali vicinissimi alla firma definitiva. Chi sperava di vederlo di nuovo nello stesso titolo con Özge dovrà avere pazienza. Per ragioni produttive e di sovrapposizione di calendari, al momento un set comune non è praticabile. Eppure, anche qui c'è un dettaglio che conta: l'idea c'è stata, il tentativo di cercare una compatibilità di ruoli è stato reale e, a quanto trapela, proprio questo impegno di Gökberk ha reso felice Özge. Non perché serva apparire insieme per funzionare come coppia, ma perché è bello sapersi priorità reciproca anche quando la logistica dice no a volte. In una relazione adulta, non conta il risultato, conta l'intenzione. E Özge Yağız? Sul suo profilo, la foto con il fratello è arrivata a ridosso del carosello legato alla serata. È un montaggio gentile, prima il lavoro, poi un ritaglio di quotidiano con un familiare, infine i dettagli della cena. Con questo ordine, Özge comunica senza dire: il mestiere è in cima, gli affetti sono una radice, non una sceneggiatura.
In un'epoca in cui molti trasformano la vita privata in contenuto, questo rigore è una presa di posizione. Non si tratta di nascondere Gökeberg, si tratta di non bruciare un sentimento sotto il riflettore sbagliato. La cena, poi, è stata, per come è stata raccontata, tutto fuorché plateale. Niente ristoranti dove i paparazzi fanno la guardia, niente mise che cercano il titolo, niente brindisi iniettati di retorica. Piatti semplici, luci basse, conversazioni lunghe. A un certo punto, dicono, la musica del locale si è abbassata e sono rimasti solo i rumori dei bicchieri. È in quei vuoti di suono che si misura la sostanza di un rapporto, quando il silenzio non spaventa, ma sostiene. Perché tutto questo ci tocca così tanto? Perché Özge e Gökeberg hanno vissuto in pubblico anche momenti durissimi. Dopo la separazione, molte cose si sono incrinate, e con esse la fiducia di chi da fuori vedeva in loro una promessa di per sempre. È umano. Ma è anche vero che una seconda possibilità non ha l'obbligo di imitare la prima, può scegliere una velocità diversa, può pretendere spazi di cura, può farsi accompagnare da una famiglia presente e discreta, come dimostra la presenza del fratello di Özge. Il passato, con i suoi strappi, non sparisce, si integra. E vedere Gökeberg che torna alla vita con nuovi progetti e con accanto persone che lo alleggeriscono ha il valore di un messaggio: i capitoli non si cancellano, si riscrivono. Questa fase di equilibrio, fatto di discrezione, tentativi e confini chiari, parla anche all'industria. I produttori sanno che i due hanno un potenziale enorme insieme, ma sanno anche che la qualità si difende con la scelta. Non basta mettere i nomi in locandina, serve una storia giusta, tempi umani, comunicazione non invasiva. La verità è che Özge Yağız e Gökberk Demirci non hanno bisogno di bruciare tappe per restare centrali, bastano ruoli all'altezza e, se un giorno i calendari lo permetteranno, un progetto che parli di maturità, non di mera nostalgia. Dal lato del pubblico, l'onda emotiva è stata forte ed è un dato nuovo, matura. Nei commenti che avete lasciato in questi giorni c'è poco tifo urlato e molto incoraggiamento semplice: siate sereni, mangiate bene, dormite. Sembra poco, ma non lo è. Sono le istruzioni di montaggio per una relazione che vuole durare: cura, tempo, misura. Soprattutto, rispetto. Chi chiede foto invadenti o pretende prove quotidiane sta chiedendo intrattenimento, non benessere. Chi applaude due post diversi pubblicati con intelligenza sta, in realtà, tifando per la loro felicità. Ricapitoliamo il percorso di questa settimana, per lasciare i fatti ben ancorati. Incontro a cena con presenza del fratello di Özge, post separati e coerenti con gli stili personali, segnali professionali positivi per Gökeberg, contrattative avanzate su nuovi titoli, desiderio, per ora non realizzabile, di incrociare di nuovo i percorsi su un set comune, una community che ha capito il senso di un ritorno non spettacolare, ma solido. Da qui in avanti, aspettatevi continuità, non fuochi d'artificio, altre cene normali, qualche foto di dettagli, annunci di lavoro quando i contratti lo consentiranno. Cioè la vita, che torna a scorrere. Se siete arrivati fin qui, vi chiedo di scrivermi nei commenti cosa vi ha colpito di più: il linguaggio a due voci con cui hanno scelto di raccontare la stessa serata? La presenza della famiglia come ponte e non come barriera? Oppure l'idea che l'amore, quando torna, non assomiglia mai alla prima volta, e proprio per questo sa durare? Leggerò tutto e, come sempre, selezionerò le riflessioni più interessanti per il prossimo approfondimento. Se questo video vi è piaciuto, ricordate, mi piace, iscrizione e campanella. Qui continueremo a seguire Özge Yağız e Gökberk Demirci con la pazienza di chi sa che le storie belle non hanno bisogno di correre più veloci dei fatti. Grazie per essere stati con me fino alla fine.